il nostro nemico è il carbone. Possiamo immaginare un diverso sistema di trazione, un diverso sistema di innovazione tecnologica, un diverso sistema a tutti i livelli. Our enemy is coal, and like any respectable enemy, it must be fought. In Vado Ligure, just a few miles away from Savona, on the 14th of March 2014, the thermal power station that belongs to Tirreno Power was shut down. It was the government, together with local administrators then, that shut it down, wasn't it? Il caso di Vado Ligure è diventato emblematico, ovviamente perché abbiamo trovato una magistratura finalmente disponibile ad approfondire e che ha saputo anche circondarsi di consulenti adeguati, i quali hanno innanzitutto individuato 5 sostanze traccianti che, quando sono presenti contemporaneamente a livello di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, indicano chiaramente che provengono dalla combustione del carbone, e sulla base di quello hanno fatto poi ulteriori indagini e sono arrivati a consentire il sequestro degli impianti. It took a judge and the National Medical Association to really shut it down. But if you think about it, what has the Medical Association got to do with a coal-fired power station? Tutto è incominciato nel 2006, quando è stato revisionato il codice deontologico. Questo codice deontologico per la prima volta istituisce un articolo, l'articolo 5, in cui si dice che il medico è tenuto a considerare l'ambiente come una determinante fondamentale per la salute dei cittadini e a svolgere un'opera di informazione adeguata affinché i rischi correlati a problematiche ambientali siano percepiti sia dai cittadini che dagli amministratori e dai decisori politici. Le ricerche, diciamo, scientifiche collegate poi alle indagini parlano di 400 decessi collegabili in 7 anni e circa 2000 ricoveri per malattie cardiovascolari e respiratorie. In Vado Ligure, the enemy was fought by judges and doctors, not by the government, nor by local administrators. On the other hand, in Brindisi, where one of the largest coal-fired power stations in Europe is located, was it the government that acted? La centrale Enel come primo padrone e di Power poi attualmente ha 2A, soprannominata Brindisi Nord rispetto alla centrale di Cerano che è Brindisi Sud, è stata, diciamo, costruita negli anni 60 in funzione appunto dell'elettricità che serviva al petrolchimico e ha avuto, diciamo, una vita abbastanza intensa. The plant in North Brindisi was shut down 4 years ago because it was not so useful anymore. But what's happening in South Brindisi at the Cerano plant, a much older, larger and highly polluting plant? This is Cerano, 9 miles from Brindisi. Circa 15 anni fa abbiamo cominciato a trovare delle tracce di carbone sulle nostre culture, sui nostri prodotti, e da allora abbiamo cominciato a segnalare questo problema per prima in centrale verso i dirigenti, per poi andare a fare come ultima chance abbiamo deciso di fare una denuncia e da lì poi è cominciato appunto un'indagine da parte della magistratura fino ad arrivare poi al processo finale, dove appunto il giudice ci ha dato ragione. A few victims are collateral damage, but shouldn't we mention the jobs created or the network of industrial activities? Teniamo sempre presente che sul territorio di Brindisi c'è un tasso di disoccupazione di circa il 35% o giù di lì, cioè una cosa sconvolgente. Questo sarebbe inspiegabile se uno considera i dati da un punto di vista estraneo al territorio e dice come una zona industriale così grande, diversi insediamenti chimici, petrolchimici, farmaceutici, aeronautici, com'è possibile che c'è questa disoccupazione? È così, perché la monocultura dell'industria pesante a Brindisi, soprattutto quella energetica, quella del carbone, ha portato a questo impoverimento del territorio, oltre che ambientale, ma anche culturale. As all the other coal-fired power stations on Italian territory, where the public enemy lies,
neither the companies nor the government seem to have any intention of scheduling a shutdown date for the plants. Let's move on now outside the Italian mainland. If in Italy we want to turn down easy profits, we can find a young and unprejudiced friend of coal. Montenegro, for example, which, with its electric power company that has a difficult name, Elettroprivreda, and through a state-owned enterprise like the Milanese A2A, we shift our capital there. In 2009, when it happened, there were great expectations here that, with this Italian investment into our electricity utility, this company will prosper, and that there will be a number of investments which will improve our electricity company, and also that we will have some new projects in Montenegro that will benefit both our country and A2A. However, this did not happen. Pa recimo, sve što se dešavalo od 2009. do danas, prvo je sam tender bio i davanje posla, odnosno prodaje akcija A2, iako smo imali ponuđača iz Grčke koji je ponudio više za akcije. Ukazuje na to da su u pitanju neki dogovori između vlade Crne Gore i italijanske kompanije. Imamo desetine krivičnih prijava protiv A2 i Elektroprivrede od samog ulaska A2 u Crnu Goru do danas. Inače, kompletan, da tako kažem, boravak A2 u našem energetskom sektoru i u elektroprivredi Crne Gore je praćen brojnim kontroverzama. And my strong suspicion is that there is corruption at both sides. Because it takes two to tango, In June 2017, A2A has to decide whether or not to withdraw from the investment. But what does the Italian government say about this? Looking at the facts more closely, the fight against our public enemy seems pretty bland, though Enel, the National Electricity Board, stated that by 2050 it will be carbon neutral. Enel es propietaria del 70% de Endesa, cuyo modelo de negocio está basado en combustibles fósiles, principalmente el carbón. Es importante indicar que Endesa cuenta con 6 centrales térmicas de carbón en España y una en Portugal, que en total representan una capacidad instalada de 5.400 megavatios. Por tanto, nuestra pregunta es, ¿esto cuadra con la estrategia de Enel de carbón neutral para el año 2050? Lo ponemos en duda. Going straight to the point, the public enemy, if it is an enemy, must really be fought, but the credibility of such a commitment goes along with setting clear and final dates for the shutdown of the plants as soon as possible. The rest is small talk. At the latest shareholders meeting, Enel stated it will shut down its plants within 10 to 15 years. A little step forward, but without a more detailed plan for the largest and most polluting plants, we run the risk of delaying the fight against our public enemy indefinitely. Il nostro nemico è il carbone. Possiamo immaginare un diverso sistema di trazione, un diverso sistema di innovazione tecnologica.